Ci colleghiamo, inseriamo la password e siamo connessi alla console Karaf di OpenHub che gira su Docker. Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo nuovo video della serie OpenHub in pillole continuiamo la miniserie dedicata alla console Karaf, andando a completare il video precedente, andando a vedere come ci si collega alla console Karaf in ambiente Docker. Questo perché nel video precedente abbiamo visto le modalità standard, in ambiente Docker la situazione è leggermente diversa in quanto non è presente il comando OpenHub CLI. Passiamo quindi alla schermata al PC e andiamo a vedere tutte le modalità di connessione alla console Karaf. Per prima cosa mi vado a creare l'ambiente di test utilizzando Docker. In questo caso ho scritto un semplicissimo Docker Compose con tutti i parametri di default, la creazione dei volumi e il mapping delle porte, quelle utilizzate da OpenHub, però cambiate rispetto a quelle standard perché essendo sullo stesso Raspberry dove c'è OpenHub 5 installato normalmente andrebbero in conflitto. Quindi semplicemente io vado a mappare le porte del container dove gira OpenHub di test su delle porte non utilizzate dal mio Raspberry. Adesso mandiamo in esecuzione questo Docker Compose, così ci viene creata l'istanza di OpenHub 5 di test totalmente nuova. Passo quindi al nostro Raspberry, divento root e vado nella cartella in cui ho creato il Docker Compose. Eccoci qua. Quindi lanciamo Docker Compose app-d e attendiamo. Ci ha messo poco perché io l'immagine di OpenHub 5.1.3 l'ho già scaricata, quindi il container è stato creato praticamente in tempo reale. Andiamo a vedere cosa sta facendo. Ok, ha fatto tutte le fasi di inizializzazione, adesso sta tirando su OpenHub. Proviamo a navigare la porta 1.8080 del Raspberry e al momento risponde ma sta ancora tirando su i servizi, quindi attendiamo ancora un attimo e piano piano viene tutto su. Ovviamente al primo accesso ci viene richiesta di fare la configurazione iniziale. Io creo solo l'utente e salto la configurazione. Perfetto, quindi la nostra istanza di OpenHub è pronta all'uso. Non mi dilungo sugli step di creazione del Docker Compose e gestione di OpenHub tramite Docker perché ho già fatto dei video a riguardo e non è l'obiettivo di questo video. A questo punto vediamo quali sono le modalità con cui possiamo connetterci alla console di OpenHub su un'istanza che appunto gira su un container Docker. Diciamo da subito che non è presente il comando OpenHub CLI con cui siamo abituati ad interfacciarci con la console di OpenHub su installazioni standard su OpenAbian o su Linux standard. Per fare questo sopperiremo andando a richiamare i comandi base della Karaf console. Andiamo quindi adesso sul Raspberry a vedere quali sono le modalità con cui possiamo interfacciarci alla console. Torniamo quindi sul Raspberry. La prima cosa che possiamo fare è collegarci direttamente al container, al sistema operativo del container e lanciare il comando per aprire la console Karaf. Puliamo uno schermo e colleghiamoci col docker exec al nostro container che si chiama OpenHub 5 e lanciamo il processo bin bash. Ricordiamoci di mettere il -it per rendere interattivo il terminale che stiamo aprendo. Eccoci, con questo comando siamo all'interno del container Docker in cui gira OpenHub, quindi del sistema operativo, che è un sistema operativo molto ridotto perché non ha praticamente molti dei comandi standard che siamo abituati a utilizzare su Linux. Qui siamo all'interno della cartella di OpenHub. Dobbiamo andare nella cartella runtime, cartella bin, dove abbiamo tutta una serie di comandi. Facciamo un listato un po' più serio. Il comando che ci interessa in questo caso è il comando client. Quindi se io lancio il comando client mi collego alla console come se fosse l'OpenHub CLI. Mettiamo la password di default
che è hub open. Vi ricordo di cambiarla sulle configurazioni standard di OpenHub per una questione di sicurezza, e a questo punto siamo dentro alla console. Quindi, come abbiamo visto nel video precedente, abbiamo a disposizione tutti i comandi che ci possono servire per interagire con il nostro sistema. Usciamo e con exit usciamo dal container e torniamo sul Raspberry. È un processo un pochino macchinoso perché bisogna entrare nel container, spostarsi di cartelle e mandare in esecuzione il comando client. Questa operazione la possiamo fare direttamente con un unico comando docker exec. Quindi possiamo sempre scrivere docker exec -it, nome del nostro container, magari lo scrivo giusto, e poi al posto di chiamare bin bash, che è il prompt standard di una distribuzione Linux, andiamo a chiamare direttamente il comando che prima abbiamo lanciato all'interno del container, che è openhub runtime bin client. Ho scritto male il container e dovremmo trovarci nella stessa situazione in cui eravamo prima. Solita password, hub open, e siamo all'interno della console. Usciamo e siamo direttamente sul Raspberry. Quindi diciamo che con questo comando simuliamo un pochino l'operatività che ci fa fare il comando openhub cli, perché con un solo comando sul Raspberry riusciamo a connetterci alla console che gira nel container Docker. Ovviamente abbiamo a disposizione anche la possibilità di connetterci tramite SSH. Come vi ho fatto vedere prima nel Docker Compose che ho creato per questo ambiente di test, avevo mappato anche la porta 8101 del container sulla 18101 del Raspberry. Questo per permettere le connessioni SSH ed aprire la console in questa modalità. Torniamo pure sul Raspberry. A questo punto noi possiamo collegarci come SSH-P, la porta che ho esposto sul Raspberry, quindi 18101, utente e server, che è localhost. Ho sbagliato la porta. Ecco, come vedete ci dà connessione rifiutata. Questo perché? Perché in teoria io mi sto connettendo da un computer remoto verso il container Docker. Non sono all'interno del container e sto creando una connessione localhost, ma sono all'interno del Raspberry e sto creando una connessione localhost su una porta che poi mi reindirizza verso la porta del container. Quindi il container vede questa connessione come se fosse da un client esterno. Come abbiamo visto nel video precedente, essendo una connessione remota in SSH alla console, di default questo è disabilitato per questioni di sicurezza. Quindi dobbiamo andare nel file di configurazione del SSH dell'OpenHub di test che stiamo usando sul container Docker e andare a abilitare le connessioni esterne. Questo lo possiamo fare andando nella cartella dei volumi Docker. Andiamo nella cartella del volume di conf. Come vedete questa è la classica cartella di configurazione di OpenHub che normalmente utilizziamo per le configurazioni testuali. Andiamo all'interno di Services e modifichiamo il file che si chiama runtime.cfg, come abbiamo fatto nel video precedente. Cerchiamo SSH e andiamo ad abilitare le connessioni remote alla console Karaf, scommentando questa particolare linea. Salviamo. A questo punto devo stoppare il container. L'ho stoppato direttamente, potevo farlo anche da Docker Compose, ma è uguale, tanto non devo ricrearlo, e lo riavviamo. A questo punto il file di configurazione viene letto e dovrebbe abilitarci le connessioni remote. Attendiamo solo un attimo che OpenHub parta e poi proviamo la connessione. Ok, proviamo di nuovo a lanciare il comando SSH e come vedete questa volta la connessione va a buon fine
con il solito messaggio di sicurezza della prima connessione sull'autenticità dell'host a cui ci stiamo connettendo. Possiamo tranquillamente dire yes, inseriamo la password open, magari scrivendola giusta, e siamo all'interno della console. Un'altra modalità che possiamo usare sempre con l'SSH è quella di connetterci direttamente all'indirizzo IP del container. Questo per evitare magari di dover esporre la porta. Per fare questo dobbiamo sapere qual è l'indirizzo IP che ha preso il container, che io ho lanciato in modalità bridge, quindi ha una sua sottorete direttamente collegata alla rete del Raspberry con un indirizzo IP privato specifico. Per fare questo dobbiamo lanciare il comando docker inspect, il nome del container, e tra tutte le informazioni otteniamo anche qual è l'IP address del nostro container. Quindi possiamo utilizzare la connessione SSH sulla porta standard perché andiamo direttamente sul container e ci colleghiamo all'IP 172.19.02. Come vedete siamo punto da capo perché riusciamo a connetterci e abbiamo il messaggio di prima connessione. Diamo yes, inseriamo la password e siamo dentro la console. Ovviamente questo tipo di connessione, quindi direttamente sull'IP del container, è possibile farlo solo dal Raspberry, cioè solo dal sistema operativo host che ospita l'istanza Docker che esegue il container. Se volessimo connetterci in remoto da un ulteriore PC oltre che dal Raspberry, lo possiamo fare come abbiamo visto nel video precedente, ad esempio dal mio PC Windows, perché abbiamo abilitato le connessioni remote sulla console di OpenHub 5 di test, però dobbiamo utilizzare la porta esposta dal Raspberry, quindi la 18101, perché l'indirizzo IP del container Docker, quindi il 172 eccetera eccetera, non è raggiungibile dall'esterno del Raspberry. Possiamo fare ancora questa prova, poi chiudiamo il video. Apriamo quindi un prompt di Windows e colleghiamoci in SSH sulla porta 18101, utente OpenHub, e poi l'indirizzo IP del Raspberry su cui gira il container Docker. Ci colleghiamo, inseriamo la password e siamo connessi alla console Karaf di OpenHub che gira su Docker. Dobbiamo solo stare attenti di specificare la porta che abbiamo mappato nella configurazione del container, perché se specifichiamo la porta di default cerchiamo di connetterci all'OpenHub che gira sul Raspberry in modalità standard. In questo caso io non posso farlo perché non ho abilitato le connessioni remote, però mettendo la porta giusta ci colleghiamo alla console corretta del Docker. Bene, per questo video possiamo fermarci qua. Abbiamo visto quindi quali sono le possibilità di connessione alla console Karaf di un OpenHub che gira su container Docker. Ho voluto fare un video a parte perché sono delle modalità leggermente diverse rispetto allo standard, in quanto all'interno del container Docker non esiste il comando OpenHub CLI. Nei prossimi video proseguiamo con l'approfondimento sulla console Karaf andando a vedere una serie di comandi in azione. Per adesso vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!